Buongiorno amici del tubo. Oggi andremo a visitare un altro castello, una meraviglia piemontese. Siamo in provincia di Cuneo e per l'esattezza a Garessio. Se siete interessati a vedere questo castello, vi invito a seguirmi dopo la sigla. Ma prima, come al solito, vi chiedo di iscrivervi al mio canale. Ho notato che tanti di voi guardano i miei video, ma molti non sono iscritti. Fatelo, a voi non costa nulla, ma grazie a voi posso continuare a farvi vedere e conoscere queste meraviglie. E allora, pronti per questa avventura? Allora, sigla! Partendo da casa mia, bene o male per arrivare al castello di Casotto devo fare le stesse strade che ho fatto in passato. Credo di non aver scelto una bella giornata. No, inizia a piovere. Ovviamente dobbiamo passare da Cavour e dalla provincia di Torino passiamo a quella di Cuneo. Abbazia di Staffarda, zona Saluzzo. Il cielo nero giù in fondo non mi piace mica tanto, Credo di averla scampata, come speravo. Andiamo verso il Sereno. Siamo arrivati a Fossano. Mi ritengo soddisfatto. Si fanno delle strade panoramiche, belle. Un ponte costruito tantissimi anni fa e ancora regge benissimo. Entriamo nel centro storico di Mondovì. Questa è la statale 28, la statale del Col di Nava. Quella è la cattedrale di Vicoforte. Mi piace tantissimo viaggiare in moto in mezzo a questi alberi. Mi piace questa strada, molto divertente. E anche questa volta non c'è nessuno, sono da solo in strada. La strada per andare su alla fortezza di Casotto è molto bella. Belli questi passaggi. Una macchina c'è. Castello di Casotto, si va di qua. Ok, andiamo. Beh, l'ingresso, se non lo si conosce, si fa fatica a vederlo. Un po' di strada sterrata e comunque è indicato. Beh, anche se sterrata è abbastanza compatta, quindi si riesce ad andare. Oh mio Dio. Si riuscirà ad arrivare? Eccolo qui in tutta la sua magnificenza, siamo arrivati. Non mi nascondo, per un attimo ho avuto un po' di paura. Bellissimo. Siamo arrivati davanti al castello di Casotto e, come altri castelli piemontesi, anche questo non ebbe un'origine militare. Agli inizi fu infatti una certosa, la prima in Italia. Venne fondata nell'XI secolo, forse dallo stesso San Bruno, che veniva dalla grande Chartreuse presso Grenoble per andare a Roma. Solo nel 1800, dopo le spoliazioni napoleoniche, fu acquistata dai Savoia e trasformata in castello di caccia. Una serie di recenti campagne di scavo condotte dall'Università di Torino ha riportato alla luce le fondamenta dell'originaria certosa e di un successivo ampliamento quattrocentesco. Fra gli eremiti che costituirono il nucleo originale dei certosini, che in principio vivevano in piccole capanne, 8 in tutto, da cui forse case 8, cioè Casotto, ci fu il beato garessino Guglielmo Fenoglio. Nel 1858 la principessa Clotilde vi ricevette la notizia che doveva andare in sposa a Gerolamo Bonaparte, detto Plon Plon, il cugino di Napoleone III. Fu un matrimonio dettato dalla ragion di Stato e voluto da Cavour per ottenere alleanza con la Francia nella seconda guerra d'indipendenza. Il castello di Casotto, che fu tra i preferiti del re Vittorio Emanuele II per le battute di caccia, attualmente è di proprietà della regione Piemonte, che ne curerà il restauro e la ristrutturazione architettonica. Quando Casa Savoia comperò quello che restava dell'antica Certosa, la prima cosa da farsi fu una potente opera di ricostruzione. Purtroppo non fu toccata in questo lavoro la parte riguardante il monastero, vero e proprio, che, già lungamente provato dal tempo e dai saccheggi, andò presto in rovina purtroppo. Fu invece rimessa a nuovo la zona antistante, ovvero la cappella e la foresteria, ancora oggi visitabili.
Il castello rimase proprietà della famiglia reale dall'anno 1837 al 1881, data in cui venne venduto a privati. Carlo Alberto iniziò dunque quest'opera di adattamento a castello di caccia e a residenza estiva, ma chi ne fece vero uso fu il suo successore, Vittorio Emanuele II, con i suoi 5 figli, Maria Clotilde, Umberto, principe ereditario, Amadeo, duca d'Aosta e poi re di Spagna, Oddone e Maria Pia, futura regina del Portogallo. La permanenza dei Savoia al castello di Casotto copre un arco di pochi più di 40 anni, ma è tra le sue mura che maturò uno degli episodi più noti della storia patria e che fece di Maria Clotilde una delle più belle figure del nostro Risorgimento. Infatti a soli 12 anni, rimasta orfana, sebbene ricadessero sulle sue giovani spalle la responsabilità dell'educazione dei fratelli minori e la fatica di essere la prima donna di corte, seppe assolvere anche i più gravosi compiti con serenità e grande maturità. Inoltre Clotilde ha lasciato un diario in lingua francese in cui annotava tutti gli avvenimenti delle sue giornate, anche i più banali. Grazie a questo suo scritto è stato possibile ricostruire la vita che si svolgeva al castello e soprattutto dei pensieri e dei sentimenti della giovane principessa. Dallo scalone di sinistra si accede all'ampio corridoio che percorre tutto il primo piano. Lungo le pareti si osserva una vera e propria pinacoteca che raccoglie quadri che i Savoia trasferirono dalla Galleria Daniel del Castello Reale di Torino e dal Castello di Hayez. Sono raffigurati personaggi di Casa Savoia, della mitologia e dell'antichità. La camera del principe ereditario, futuro re Umberto I, è posta all'estremità dell'ala sinistra, luminosa e soleggiata, è una delle più belle e complete di tutto il castello. Vi si nota un letto a baldacchino, un servizio di finissima porcellana, il salotto completo in canneggiato. L'ampio caminetto è sovrastato da un quadro della Galleria Daniel, rappresentante una dama con cagnolino. Adiacente alla stanza di Re Umberto si trova la stanza dell'aiutante di campo del principe barone Cavalchini Garofoli. E, andando sempre un po' più oltre, si accede alla camera della principessa Maria Clotilde. Siamo all'interno della stanza originale della principessa Maria Clotilde. Oggi è stato ricostruito il suo salotto, ma qui in origine era presente il suo letto in barocco, molto bello, che andremo a vedere in un'altra stanza, e il suo inginocchiatoio, che al momento non è in questa stanza, ma nella stanza più avanti, su cui Maria Clotilde era solita pregare. E questa stanza, come tutte le altre, particolare per la sua carta da parati, è anch'essa molto luminosa grazie alle 2 finestre che vanno ad illuminare tutto l'ambiente. I ricami presenti nella camera sono stati eseguiti con grande perizia dalla stessa principessa, come si può osservare nel coprifuoco, molto ben conservato, lavorato a piccolo punto su tulle. Altro bel quadro, sempre all'interno della stanza, è la Dama in manto d'ermellino, recante la datazione del 1713. Attraversando la camera della dama di compagnia della principessa Clotilde, Madamigella Camilla di Foras, osserviamo il lampadario in ferro battuto. L'ampia camera della musica divide le camere da letto delle principesse. Sulla parete di fondo si vede il grande quadro della Dama in fiero del 1600, proveniente dal castello di Hayez ed attribuito al Van Dyck o alla sua scuola. Si narra che questa cupa dama, nelle notti di luna, scendesse dal suo quadro per predire, vagando nelle stanze del castello, alla famiglia reale sventure familiari e politiche. La tappezzeria è dell'epoca. Come tutte le altre ancora conservate nel castello, essa rappresenta una rarità, essendo tra le prime tappezzerie in carta fabbricate in Francia e da lì fatte appositamente arrivare.
Nell'arredamento sono da notarsi un delicatissimo servizio da liquori e le caratteristiche poltrone alte e rigide. Questa è la camera della dama di compagnia della principessa Maria Pia, la contessa Dariel di Salasco, con il solito letto a baldacchino e il cassettone intarsiato. Alla parete una stampa raffigura Piazza Castello a Torino, secondo un primo progetto dell'Antonelli. Siamo nella camera della principessa Maria Pia. Il letto è gemello a quello di Maria Clotilde, infatti entrambi sono qui. Da notare sono gli alari del caminetto ed il grazioso tavolino da toletta. Segue un piccolo gabinetto da lavoro con uno dei primitivi esemplari di macchine da cucire ed un piccolo filarello. Nei letti delle due principesse troviamo un raro esempio di barocco piemontese, ricavato da un tronco unico, e vi si possono ammirare le perfette forme sculturali poste ai 4 angoli e rappresentanti dei fauni. Continuando la visita si accede alla camera della contessa Carolina di Villamarina, governante delle principesse e governatrice addetta alla direzione del castello. Il corridoio che unisce le due ali del castello si allarga in un atrio compreso tra gli arrivi degli scaloni di accesso. In esso, di fronte ad un'ampia vetrata che guarda il cortile e la valle sottostante, si apre l'ingresso della cappella, opera del Vittone, ancora oggi consacrata. Purtroppo al momento la cappella non è visitabile perché è in fase di restauro. Siamo all'interno della sala da pranzo con il lungo e sobrio tavolo, i magnifici soprammobili, le porte lavorate a mano. Grandi poltrone in cuoio sono disposte lungo le pareti. Siamo all'interno della saletta verde, chiamata così per il colore damascato delle poltrone. È qui che molto probabilmente il re teneva i suoi ospiti e firmava gli affari più importanti. Alla parete di questa saletta potete trovare il borsello del postino che portava la corrispondenza da qui dal castello di Casotto verso Torino e viceversa. Questa è la camera da letto della bella Rosine, da notare il bellissimo letto a baldacchino, e alle mie spalle c'è la porta che comunicava direttamente con Re Vittorio Emanuele II. Siamo all'interno della stanza del re, della stanza di Vittorio Emanuele II. Da notare il bellissimo letto a baldacchino. Lì alle mie spalle c'è la porta che comunicava con la stanza della bella Rosine, il suo scrittoio, e alle mie spalle le statue di Camillo Benso, conte di Cavour, e di Re Umberto. Anche questa stanza, come potete ben vedere, è molto luminosa perché le finestre sono state poste ai 2 lati in modo tale da poter far entrare il sole sia la mattina che la sera. Alle mie spalle potete vedere il quadro della bella Rosine. Se lo guardate in maniera particolare, in maniera obliqua, potete notare l'impronta di un bacio sulla guancia, un quadro veramente particolare. Anche la visita a questo meraviglioso e ben tenuto castello è finita e spero che vi sia piaciuta, e vi suggerisco vivamente di visitarlo perché merita tantissimo. Per poterlo fare vi consiglio di prenotare e vi lascio in descrizione il sito e i contatti per poter controllare quali sono i giorni e gli orari di visita. Attualmente il castello è gestito dall'Associazione Culturale Calatà. Se questo video vi è piaciuto, mettete un like e condividetelo con i vostri amici, così anche loro conosceranno questa meraviglia. A questo punto non mi resta che salutarvi citando, come sempre, il buon Nico Cereghini. Diceva sempre: casco in testa e ben allacciato, luce accese anche di giorno e prudenza sempre. Ciao ragazzi, e ci vediamo al prossimo video.